Trattala come tale, non abusarne. Ciao community! Che cosa stai attirando nella tua vita? Tu che stai guardando questo video, scoprilo con la lucerna di Cronos. Le varianti di oggi sono calcite, quarzo rosa, ossidiana mogano! Variante della calcite. Andiamo a vedere col tarocco dorato degli estensi che cosa stai attirando nella tua vita, tu che hai scelto la variante della calcite. Poi estrarremo anche due oracoli e il terzo lo useremo come consiglio alla fine del video. Intanto magari ti do una piccola anteprima. E se ti dicessi che puoi avere contenuti nuovi ogni giorno? E se ti dicessi che gli interattivi settimanali quadruplicano, diventano 4? E se ti dicessi che presto alcuni dei temi e dei titoli di questi interattivi settimanali potrai sceglierli tu? E se ti dicessi addirittura che verranno incrementati i piccoli interattivi, quelli con la foto? La lucerna di Cronos rinnova completamente i suoi contenuti. Da domani, dal 25 settembre, ogni giorno un contenuto completamente nuovo e le sorprese non finiscono qua. Spero che questa piccola anteprima ti piaccia, vedremo poi alla prova dei fatti dal lunedì come saranno accolti questi nuovi video e anche questi nuovi post che praticamente ti terranno compagnia per tutta la settimana. La stella, Memosi, la carta di memoria. E infine lo spirito del lupo, trasforma la conoscenza in saggezza. Sono tre carte molto interessanti, in quanto laddove lo spirito del lupo va a parlare di un qualcosa che dobbiamo apprendere per via orale, Memosi ci parla di ciò che è nella nostra memoria e che va onorato. Ora, questi sono due dei significati principali di queste carte. Lo spirito del lupo, per esempio, parla del fatto di aprirsi ad una saggezza che non proviene dalle fonti canoniche, o meglio, che integra le fonti canoniche, diciamo così. Quindi non solo una saggezza tecnica, usiamo questo termine un po' freddo anche, ma una saggezza fatta di intuizione, fatta di apprendimento, un po' come si diceva una volta sul campo. Ecco che Memosin in questo senso ci va a dire quanto siano importanti le tue esperienze pregresse, le tue ambizioni reali, quelle vere su cui hai costruito gran parte del percorso della tua vita o su cui vorresti costruire gran parte del percorso se la vita ancora non ti ha aperto l'occasione, ma comunque parla di un qualcosa che è dentro di te e che si manifesta perché alla fine è il momento che questa cosa venga alla luce, un po' con naturalezza, come una stella. Può rappresentare il ritorno alla natura, può rappresentare il ritorno alle origini di quello che è il tuo sentire, può rappresentare il riaffacciarsi di un vecchio amore, può rappresentare anche questo, così come può rappresentare anche il riprendere in mano quel sogno, quella hobby, quella passione che magari avevi tanti anni fa. Sicuramente qui c'è un insegnamento
insito, implicito, nascosto dentro di te, occulto mi viene da dire. Per qualcuno potrebbe trattarsi anche della ripresa. Sai che ci sono tante persone che magari si avvicinano ai tarocchi, poi hanno un'esperienza che magari li allontana, magari li spaventa e quindi fanno passare anni e poi il destino gli rimette davanti il mazzo e allora li mette davanti a una scelta. Ecco, un po' un'esperienza del genere questa, un qualcosa che viene dalla tua profondità ma anche dalla tua memoria, che deve essere riavvolto, ripreso per creare una continuità. Io ti ho dato l'opzione anche come se fosse una persona. In realtà secondo me qua nel 90% dei casi si tratta proprio di una vocazione, di un insegnamento, anche di un modo di vivere, di uno stile di vita. Potresti essere una persona che magari per i casi della vita ha intrapreso una via di realizzazione o lavorativa o anche affettiva che magari fondamentalmente non gli dà quello che si aspettava e quindi magari qui c'è bisogno del grande reset, il grande burnout per riuscire poi a ricostruire sulla base di quelli che sono i propri sogni reali. Il destino ti sta per dare l'occasione per riavvolgere il nastro su un tuo sogno, una tua ambizione, su un qualcosa che senti tuo nel profondo, ma che forse ancora non hai realizzato di poter sentire tuo. Un po' come, ti ripeto, quella persona che lascia i tarocchi e poi li riprende anni dopo. Allora, io ci vedo molto la campagna, ci vedo molto le situazioni, non troppo quelle affettive, diciamo più quelle conoscitive, quelle che ti permettono di ce la faccio a dirlo, di esplorare la tua anima, la tua interiorità, lasciate indietro, quindi anche l'arte terapia, i tarocchi, la magia in generale anche comunque, oppure potrebbe essere con una stella, il trekking, lo sport, insomma stai attirando una nuova versione di te che crea continuità con un qualcosa che nel passato è stato fermato. Per qualcuno sarà veramente l'attirare una persona con questa stella con cui c'è una grande connessione, però secondo me qui si parla più di un qualcosa a livello animico, a livello interiore, ecco. Io credo che lo spirito del lupo sia anche un qualcosa che riguarda gli antenati, quindi potrebbe anche rappresentare la memoria della tua famiglia, quindi ritrovare una casa di famiglia, ritrovare un posto dove sei stato con la famiglia o dove sei stata, ritrovare un qualcosa che è legato alla tua infanzia, riaprire così un oceano di sensazioni che ti permettono di creare una continuità per poi portare un equilibrio maggiore nel tuo spirito. È un insegnamento che ti viene dalla memoria fondamentalmente, oppure se non è un insegnamento è un coinvolgimento, ma ti ripeto, ce lo vedo poco, molto poco, però te la butto lì, potrebbe essere anche l'ex compagno, compagna di scuola che si riaffaccia dopo tanti anni, o magari collega di lavoro, o l'ex partner che si riaffaccia dopo tanti anni. Ce la vedo un po' forzata, a dirti la verità, io la vedo più come un qualcosa che nasce dalla tua interiorità. Vediamo se il Night Sun Tarot, un mazzo meraviglioso, ci chiarisce ancora di più la natura di questa energia che stai attirando e che fondamentalmente nasce un po' dalla tua memoria. Per te che hai scelto la variante della calcite, cosa stai attirando nella tua vita? Allora, il bagattello, mettiamole così, così le vediamo tutte. Ok. Il 4 di coppe. Il cavallo di denari. Il 7 di spade, vedi che è un qualcosa di nascosto, di celato dentro di te. Ora, il 7 di spade è anche una carta di magia, mi viene da pensare, quindi effettivamente qui
il tuo potere personale è sicuramente un qualcosa che va a trovare uno sbocco evolutivo importante alla luce di questo recupero di frammento di memoria, voglio chiamarlo così. La regina di coppe, sì, qui riguarda la tua storia familiare, assolutamente. È già la seconda volta che mi esce da dirtelo una cosa del genere, o comunque le tue origini. Se non è storia familiare, è proprio storia di infanzia, scuola, amici, cose legate all'infanzia qua. 3 di denari e il sole, assolutamente. Allora, qui c'è un qualcosa che tu hai lasciato nell'infanzia, anche a livello non solo fisico, ma a livello mentale, a livello di insegnamento, o che magari non riesci più a recuperare con quella connessione che avevi nell'infanzia, che ti si ripresenta, o al massimo posso dirti nell'adolescenza. La regina di coppe è una carta di casa, ma è anche una carta di bello, di gusto, di vita vissuta intensamente, di quello che è il circondarsi di cose che ci fanno star bene, un po' come la stella, che è la sacralizzazione di un luogo. La memoria, il sole, l'archetipo paterno per eccellenza, ma vedi che è bloccato da un 7 di spade, carta di... non è una carta molto semplice da chiarire, il 7 di spade è sempre più orientata verso quella che è un'avversità verso il consultante, però possiamo parlare in questo caso, dato che mi esce sul piano mentale, di un qualcosa che o è occulto, quindi che non percepisci ancora con la stessa chiarezza dell'infanzia, oppure magari è un qualcosa che appunto hai lasciato nel passato, anche volutamente talvolta. Per qualcuno potrebbe essere il riaffacciarsi di facoltà che nell'infanzia avevi. A me è venuto prima da parlare della cosa del tarocco, che a volte ci sono molte persone mi hanno detto che lo prendono in mano per un periodo, poi magari si spaventano e quindi lo lasciano e poi ci ritornano. Ecco, talvolta succede anche con le facoltà, con la capacità che abbiamo di percepire l'universo e tutte le sue mille sfumature attraverso quelle che sono le energie che possono parlarci o magari mandarci anche visioni notturne durante i sogni, o magari darci quel particolare grado di connessione che ci porta poi ad essere, diciamo, anche talvolta anche a rasentare il potere della veggenza, ecco. E secondo me qua c'è proprio il recupero di una cosa del genere, perché io credo che qui riguardi la tua infanzia, la tua adolescenza. Non sarà per tutti questa variante, perché non pretendo che tutti quelli che guardano qui abbiano un passato di connessione molto ampia che poi magari si è andata smorzando negli anni, e può succedere. Vedi, qua c'è un 4 di coppe su una regina di coppe, quindi c'è un po' la fermezza, la stasi, pur nella possibilità di un qualcosa che ti rende poi protagonista del tuo tempo. E qui c'è un cavallo di denari, una sorta di fedeltà che però viene preclusa da questo 7 di spade che ferma un po' tutto e che cela anche le vere intenzioni, cela anche, più che le vere intenzioni, cela anche il vero potenziale di questo 4 di coppe, che poi alla fine è una carta molto positiva per quanto riguarda l'abbondanza, la lussuria, le possibilità, e qui tu ce l'hai nel mentale, quindi c'è una figura che si apre a quella che è l'abbondanza di possibilità che l'universo dà anche a livello comunicativo. Quindi sicuramente qua è il riaprirsi di un canale importante, però voglio darti anche un'altra interpretazione. Per qualcuno, non sarà per tutti, qui è proprio fisicamente l'amico, l'amica d'infanzia, la persona dell'infanzia che riappare nella nostra vita. Non sarà per o dell'adolescenza anche, non sarà per tutti, però la maggior parte, perché poi alla fine posso darti anche un 3 di denari come carta di messaggistica, posso darti anche un cavallo di denari come carta di fedeltà, quindi ti ho pensato a lungo, sono stata a lungo a chiedermi se mai l'universo mi avesse permesso di ritrovarti,
ti ho osservata a lungo magari prima di scriverti e poi mi sono rivelata, il sole porta alla luce questa figura di regina di coppe, uomo o donna che tu sia, con un bagattello per una rinascita. Però ti faccio notare che ci sta in tutti i casi, perché nel caso della connessione che recuperi dall'infanzia, qui c'è un mago, uno dei nomi del bagatello è il mago, anche in questo mazzo viene chiamato mago. Nel caso dell'amore che recuperi dall'infanzia, qui c'è proprio una figura di rinascita alla luce di un 4 di coppe, quindi le possibilità, la seduzione, la memoria, e anche una regina di coppe, quindi comunque alla fine diciamo una carta che promuove anche un po' la visione della coppia animica, ecco. Secondo me le possibilità qua sono due, quello che stai attirando, torno a dirti, è un po' questo. Che cosa aggiungere a queste carte? In alcuni casi, soprattutto per quanto riguarda il livello di crescita personale, quindi di connessione con l'universo, di magia, è possibile che tu abbia qua, che tu lo sappia o meno, un qualche antenato con questo lupo che magari ha anche lui o lei fatto delle pratiche spirituali dei quali magari eri all'occulto. Per dire, io avevo mia nonna, che io sapevo benissimo, che faceva un po' tutti quei lavori da guaritrice di campagna, levava il malocchio, in Toscana si dice levava i bai, i vermicelli che vengono, levava quelli, insomma era una persona che aveva questo bagaglio di conoscenze bellissimo fra l'altro, e che per fortuna mi ha anche tramandato in parte, e che praticamente era una di quelle guaritrici di campagna fondamentalmente. Quindi magari qui anche tu hai il guaritore, la guaritrice di campagna che in un certo senso ti tramanda il potere. Il 7 di spade è anche una carta di occulto, inteso non solo come magia, ma anche inteso come un qualcosa che ci è precluso sapere, nonché una carta di chi si eleva al di sopra della media e quindi di conseguenza crea poi conflitti con le persone attorno a sé. Il classico esempio della persona saggia che poi non riesce a comunicare con gli altri, un po' come se tu dentro fossi appunto in disequilibrio perché magari hai conflitti con le persone attorno a te, ma fuori sei un sole, sei inattaccabile, inossidabile. È la tipica posizione proprio dello stregone, della strega, quindi ti dico, è possibile che qui anche per via onirica ti arrivi una comunicazione importante che riaccende il fuoco del tuo potere, ed è un qualcosa che tu recuperi, non è che lo prendi, non è che lo stai attraendo perché è al di fuori di te, lo recuperi dalla tua anima, dalla tua parte più viva, dalla tua parte più profonda. È una lettura molto bella e sicuramente questa profonda connessione poi, io credo che con queste carte molto pragmatiche nella sfera materiale ti vada a influenzare anche in maniera positiva poi quella che è la vita. Perché? Perché tanto è inutile raccontarsi cazzate, più siamo centrati, più siamo realizzati, anche nella materialità. Quindi qua io ti dico, tu vai ad attrarre nel primo caso una situazione di riconnessione con le energie universali, magari tramite anche quella che è l'opera di un antenato o di un'antenata. Nel secondo caso è proprio un qualcuno che si riaffaccia per portarti quella completezza che molti anni fa non è stato possibile, o magari non è stato preso in considerazione perché magari molti anni fa non eravate in sintonia, ma eravate destinati. Ovviamente queste sono le due principali situazioni che mi vengono a mente. Devo dire che è una bellissima lettura, però magari un riassuntino un po' più chiaro di tutto ce lo facciamo. Sintesi della variante numero 1. La riconnessione è il tema di questa prima variante, con te stesso o con te stessa, con qualcuno o qualcosa che risale alla tua infanzia, oppure all'adolescenza o alla tua storia familiare, ad esempio una casa, un luogo che frequentavi da piccolo, da piccola, oppure proprio con le tue radici familiari, o magari anche con una passione o un'abilità che hai lasciato nel passato. Per alcuni potrebbe essere persino il recupero di un frammento di una vita precedente,
oppure l'incontro con qualcuno di già conosciuto o conosciuta in un'esperienza di altra incarnazione, o semplicemente un qualcuno lontano nel tempo, appunto un amico o un'amica d'infanzia. Oppure anche per altri è il riprendere un cammino legato alla divinazione o all'esoterismo in generale. Infine, per altri ancora, è una riconnessione con la natura, la campagna, anche come dimensione abitativa, o con gli animali, non esclusi gli animali totem. In pochi casi stai per vederti tramandare un sapere tradizionale, un sapere esoterico o meno, che sia comunque tradizionale, che ti sarà portato da una sorta di guida o mentore, o in pochi casi dalle energie dei tuoi antenati, quindi in sogno, come se fosse una sorta di passaggio di testimone. Questo percorso comunque rappresenterà per te un grande balzo evolutivo e ti aiuterà a centrarti ulteriormente, rivelandosi nel tempo anche nella materialità e quindi aprendo in divenire una grande stagione di prosperità. Andiamo a vedere che cosa ha da aggiungere l'oracolo del Woodland Wardens per te che hai scelto la variante della calcite. Il procione e il sicomoro è di nuovo una carta che parla dei tuoi spazi da ampliare qualora tu conosca perfettamente le tue potenzialità, e quindi di conseguenza torno a dirti, qui c'è il recupero di un frammento importante del tuo passato che ti permette poi di evolvere anche a livello materiale, ma è come se fosse uno step che devi fare, è come se questo pezzo del puzzle ti mancasse e tu lo recuperi, per molti ti ripeto anche a livello onirico o a livello di risveglio spirituale, per alcuni a livello proprio di persona, per aprire una stagione di abbondanza e prosperità con il sole. Bene, direi ottima variante la prima. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante del quarzo rosa. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante del quarzo rosa che cosa stai attirando nella tua vita. Intanto, mentre estraggo le carte, ti farà piacere avere una piccola anteprima. E se ti dicessi che puoi avere contenuti nuovi ogni giorno? E se ti dicessi che gli interattivi settimanali quadruplicano, diventano 4? E se ti dicessi che presto alcuni dei temi e dei titoli di questi interattivi settimanali potrai sceglierli tu? E se ti dicessi addirittura che verranno incrementati i piccoli interattivi, quelli con la foto? La Lucerna di Cronos rinnova completamente i suoi contenuti. Da domani, dal 25 settembre, ogni giorno un contenuto completamente nuovo. E le sorprese non finiscono qua. Spero che questa piccola anteprima ti abbia fatto piacere. Vedremo poi dal lunedì come saranno accolti, da domani fondamentalmente, come saranno accolti questi video nuovi e anche questi post che verranno messi praticamente per tutta la settimana. L'imperatore, carta bellissima. Nike, vittoria. Lo spirito della rana, mettere ordine. Allora, quello che stai attirando, queste tre carte ci dicono, è praticamente riuscire ad avere un qualche tipo di trionfo o di vittoria su una situazione che al momento o ti preoccupa o magari è ferma o magari hai lasciato nel passato ma è ancora una sorta di conto in sospeso, mi viene da dire. Certamente la rana si dice gracida, no? E quindi nel manualetto viene detto anche che questa vittoria potrebbe essere anche su un qualcuno che magari ti
ti è ostile, apertamente o meno. Certamente Nike è una carta bellissima perché rappresenta il senso di trionfo, di appagamento. L'imperatore ugualmente è comunque una grandissima carta in quanto rappresenta colui che razionalmente riesce a controllare persino la propria intuitività, quindi riesce a canalizzarne il potere e riesce con la propria mente ad imporre al circostante quella che è la sua legge. L'imperatore è colui che crea col pensiero, è colui che riesce a dare una direzione agli eventi con la volontà. Ecco, la tua volontà è forte, ci dicono qui, e la tua vittoria su una situazione che magari al momento ti è anche oscura, con una rana potrebbe essere anche un qualcuno che ti rema contro, ma non palesemente, così come potrebbe essere un qualcuno con cui c'è un conto aperto, una situazione legale, o magari semplicemente anche la vittoria sul fato che finora è stato un po' capriccioso con te, non ti ha dato quelle risorse che magari ti servivano per riuscire a vivere almeno dignitosamente, oppure magari non ti ha dato l'amore che tanto cercavi. Insomma, qua è un senso di appagamento, di vittoria. Può essere anche la vittoria in un litigio o causa legale, come ho già detto prima. È comunque un qualcosa che ti va a portare un profondo senso di appagamento a discapito di una situazione che ti pesa o che magari quando si rivela ti pesa, oppure di una persona o più persone che magari sono in contrasto apertamente o meno con te. Bellissimo incipit questa seconda variante, altrettanto bellissimo il mazzo del Night Sun, con il quale andremo ad indagare in maniera più profonda quali sono le implicazioni di questa vittoria per te che hai scelto la variante del quarzo rosa. Quindi che cosa stai attirando? Stai attirando la vittoria, abbiamo detto, su cosa? O su chi? Può essere anche senso di rivalsa, ti ripeto, verso un fato che magari fino ad oggi è stato un po' alternante, quindi il senso di appagamento in generale. L'imperatore tecnicamente è anche una carta di chi riesce a crearsi e a mantenere la propria dimensione. Può essere anche una vittoria sul lavoro anche, quindi mi viene da dire anche il riuscire a trionfare in una situazione che magari i classici che non ti rinnovano il contratto, i classici che magari ti mandano via e poi ti ricercano quando te hai fatto un'altra strada che ti rende di più. Insomma, è un senso di appagamento qua. Per te che hai scelto la variante del quarzo rosa, cosa stai attirando nella tua vita? Allora, la temperanza, quindi porti un nuovo equilibrio su una situazione che di per sé ha necessità di cura. La temperanza è una carta di cura. Ti faccio anche notare che dopo c'è il diavolo. È una doppietta veramente interessante, perché al di là del fatto che numericamente dopo la temperanza c'è il diavolo, però è come se mi dicessero effettivamente qui c'è la vittoria su un qualcosa che per te ha rappresentato un po' quasi un qualcosa di... Ora, non voglio esagerare, però di demoniaco nell'accezione anche più semplice fondamentalmente, un qualcosa che ti ha comunque scossa, o che magari appunto hai dovuto lasciare in sospeso. Allora, il fante di spade, l'asso di denari, il 3 di coppe. Caspita, qui è una vittoria schiacciante veramente, mi viene da dire. È veramente schiacciante. Il fante di spade rappresenta notizie, rappresenta comunicazioni, rappresenta anche persone che, come ti ho detto prima, non sono proprio, diciamo, davanti ci fanno il sorriso, dietro poi... Ecco, qui c'è un asso di denari e un 3 di coppe. Sai, mi viene da pensare potrebbe essere anche la classica vittoria sull'ex che ritrovi e che magari si rende conto di aver perso qualcuno di importante, ma ormai tu gli fai un bel pernacchione. Potrebbe essere anche questo, perché comunque c'è un asso di denari e un 3 di coppe. Ammesso che tu l'ex o la ex non voglia riprendertelo, anche in questo caso è una vittoria. È una vittoria su, ti ripeto, io continuo a darti vari input, però
anche nel caso degli ex è un qualcosa che hai fermato nel passato, quindi o è una vittoria di un qualcosa che non si è ancora chiarito, oppure la vittoria su qualcuno che ti sta comunque sabotando a livello occulto. A proposito di occulto, non ci vedo grande magia in queste carte, se non nella volontà esercitata dell'imperatore e nella operazione alchemica della temperanza, ma secondo me qui non c'è una vittoria magica, qui c'è proprio una vittoria dovuta, molto pragmatica, ecco, dovuta proprio ai casi della vita. Il senso di appagamento è certo, il 3 di coppe è la carta del festeggiamento, dell'esultare, il 6 di spade, la forza, il sole. Allora, con un 6 di spade e con un sole, quello che mi viene da dirti è che più probabile sia che qui c'è un qualcuno che ti ha fatto un qualcosa alle spalle, o magari anche se non te l'ha fatto alle spalle non ti ha detto proprio tutto, un po' quelle situazioni appunto come dicevo prima che rimangono ferme, ma come sarebbe voluta, ma come sarebbe cresciuta. Può essere anche in ambiente lavorativo, un qualcuno che magari, con cui magari si è chiusa un'esperienza lavorativa che ti ha portato, ti porta appunto verso un altro tipo di orizzonte, un 6 di spade, ma che poi fondamentalmente o appunto ti viene a ricercare o appunto viene a sapere che ha fatto una gran botta a livello economico. Insomma, è un senso di vittoria su un qualcuno che ha cercato di farti del male, di ferirti, di fermarti, palesemente o meno, ti ripeto. Poi per carità, sicuramente con un asso di denaro, una forza, un sole, un 3 di coppe mi ci può stare anche la vittoria sull'ex, o comunque la vittoria su un qualcuno che nel passato può averti ferito a livello emotivo. Però io qua ci vedo più un qualcuno che magari ha tentato proprio di frenare le tue ambizioni, di smorzarle, magari di farti degli spregi sul lavoro, o magari anche di non farti avere quella tal vittoria, quel tal beneficio, quel tal posto di lavoro, o magari di non prolungarti il contratto. Ecco, qui c'è un qualcuno che ha operato secondo me a livello proprio materiale, anche perché chi ha seguito il mio corso lo sa, io ci sono alcune carte che mi piacciono, per carità, ma con le quali non sono poi molto tenero. Una di queste è la temperanza, carta molto bella, carta anche di nuove prospettive, carta anche di possibilità di avere un completo sovvertimento della vita, in quanto Jodorowsky stesso dice che è una carta di frontiera, e qui è un 6 di spade, quindi qua potrebbe essere una vittoria anche su qualcuno che o è andato all'estero o hai lasciato all'estero, o è in contatto con l'estero, o ha un nome anche che ricorda i nomi, oppure ce l'hai tu, il nome o i contatti eccetera, quindi potrebbe entrarci anche questo. Però la temperanza è sempre una carta di strutture, non ha ancora, perché fa lo stesso gesto della stella, però la stella è nuda, la temperanza invece ha ancora l'abito, ancora vuol presentarsi ancora come angelo, benché debba comunque lavorare proprio, e il messaggio della carta è questo, sulla cura di se stesso, sull'equilibrio. Quindi qui c'è un qualcuno che potrebbe anche essertisi presentato o presentata come impeccabile, integro, integra, modello di moralità, di amicizia, di fedeltà, e poi fischia. Quindi qui c'è proprio una rivalsa su questa situazione. Il fatto dell'estero, te lo vado a ripetere, può essere sia la nuova frontiera, quindi sia il fatto che comunque con questa persona c'è una distanza spaziale, temporale, o magari proprio c'è un rimando all'estero in qualcuna delle vostre della vostra connessione. Oppure può riguardare anche il fatto che magari per te questa poteva rappresentare una frontiera importante, ma un passaggio importante, ma nel momento in cui si è esaurito e la persona si è anche magari rivelata, o magari ha creato le condizioni perché si attivasse un qualcosa ai tuoi danni, sempre ovviamente se ti riconosci nella variante. A me questo è quello che mi dicono, e qui tu hai capito che devi porti nuove prospettive.
Mi viene anche a mente qua, con una forza e con un asso di denari, che io te l'ho buttata fino ad ora sul lavoro, potrebbe essere anche una rivincita su un qualcuno con cui c'è stata una storia o una relazione o addirittura una convivenza che però io non vedo riaffacciare qui, secondo me non va a riaffacciarsi, però magari ecco non è stata molto pulito anche lui o pulita con te, e quindi nel momento in cui qui secondo me è molto una vittoria schiacciante proprio a livello sociale, ci potrebbe essere un nuovo incontro, un incontrarsi nuovamente con una tua rivincita morale, in alcuni casi anche fisica, magari è la persona che ti vede, vorrebbe riaprire, ma tu c'hai il partner o la partner nuova accanto, oppure semplicemente lo la ignori. Quindi potrebbe essere anche una rivincita su qualcuno del passato con cui hai avuto una relazione, perché di solito il fante di spade è anche un qualcuno che spia, quindi se mi dici che è un qualcuno che spia su un 6 di spade, che è una rivelazione di un qualcosa di potenzialmente anche deleterio o nocivo per noi, alla luce di queste due carte che sono carte di connessione, a volte anche di coppia, l'asso di denaro è dichiaratamente la convivenza, il matrimonio, la forza è una carta di coppia, anche potrebbe starci anche questo. In pochissimi casi qua si tratta di una vittoria sportiva. Se pratichi sport a livello agonistico, se hai da conseguire un qualche tipo di titolo da cintura rossa, cintura nera, cintura verde, non ci ho mai capito un cazzo, però va bene, insomma, se pratichi il karate lo sai. Ecco, qua potrebbe essere proprio una vittoria in senso fisico, in senso sportivo, che ti porta anche comunque a un beneficio anche a livelli di, o in alcuni casi economici, in alcuni casi addirittura anche proprio di visibilità, di notorietà, ecco, o comunque insomma ti rende protagonista, ecco, perché il 3 di coppe è una carta di festeggiamento, il sole è una carta appunto di realizzazione. Anche se pratichi il calcio a livelli, non importa andare a cercare karate, il Kung Fu, eccetera. Il Kung Fu è quello siciliano. Il Kung Fu, no il Kung Fu. Il Kung Fu era un film di Ciccio e Franco, della Sicilia con furore. Comunque, a parte ste cazzate, potrebbe essere anche una vittoria che, se pratichi uno sport come il calcio, che ti porta molta comunque soddisfazione, oltre che anche un periodo secondo me di notorietà. Ecco, comunque qui il discorso è che c'è un trionfo su una situazione, in alcuni casi potenzialmente deleteria anche della nostra reputazione, perché è un qualcuno che magari ci ha messo male, in molti casi sul lavoro, in qualche caso con l'ex, e infine se pratichi a livello sportivo, agonistico, c'è proprio una vittoria sportiva qua. Ti ho fatto una sintesi breve, ma penso che un riassunto un po' più complesso magari ti possa aiutare. Questa è la sintesi della variante numero 2. La versione parla di rivincita, vittoria, in particolare su persone che hanno provato ad ostacolarti, che ti hanno ferito o ferita, oppure che hanno fatto pressioni su di te, magari sul lavoro, che ti hanno mentito o che ti hanno semplicemente inviato negatività. In generale è una rivincita su una situazione che senti di dover riequilibrare, come se fosse il frutto di un fato capriccioso a cui ti sei opposto o ti sei opposta. Può trattarsi di una situazione lavorativa instabile, o che si è conclusa male, o che ti ha creato disagio. Vertenze e cause legali sono fortemente favorite in questa versione, oppure di una causa di divorzio che si sta per concludere. In pochissimi casi si tratta della rivincita su un o una ex. Se pratichi qualche tipo di sport o hai a che fare col mondo dello sport, il prossimo periodo sarà ricco di soddisfazioni per te. Grazie alla tua capacità di direzionare le energie, di saper valutare cose e persone senza alcun tipo di filtro, riuscirai ad evitare che una situazione potenzialmente deleteria si estenda nel tempo, o che qualcuno che agisce
ai tuoi danni, magari occultamente, possa realmente nuocerti. Per pochi, come detto, si tratta probabilmente della rivincita su una persona, quindi appunto un ex o una ex, che magari ti ha tradito o tradita, oppure ti ha fatto o fatta soffrire, o che ha tradito le tue aspettative. Per un qualche motivo tra te e questa persona c'è distanza di età, di posizione sociale, oppure una distanza fisica o magari religiosa, politica, eccetera. Eppure nel vostro rapporto c'è un dettaglio particolare, un nome, una discendenza, un viaggio che rimanda a luoghi o culture che travalicano i confini nazionali, quindi che rimanda al concetto di estero. Prima di chiudere andiamo a vedere che cosa vuol dirci l'oracolo del Woodland Wardens, per te che hai scelto la variante del quarzo rosa. La coccinella e il pisello. Allora, la carta va a ribadire, se mai ce ne fosse bisogno, il fatto che c'è un qualcuno che compete in modo sleale con te, perché ci dice la coccinella fondamentalmente è anche un animale noto per tenere a bada i parassiti, quindi quelle forme di vita potenzialmente deleterie per la pianta. Il pisello, in questo caso il pisello doloso, lo chiama il manualetto, non so che differenza ci sia vabbè, lasciamo perdere. Comunque ci dice un simbolo di fertilità. In sostanza la carta ci dice stai entrando in un periodo fortunato, pieno di soddisfazioni, e ribadisce il concetto di vittoria. Quindi direi che qua è schiacciante la sentenza, like meritatissimo. Quindi ti invito a lasciarmi il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante dell'ossidiana mogano. Andiamo a vedere, per te che hai scelto la variante dell'ossidiana mogano, che cosa stai attirando nella tua vita. Tu che hai scelto la variante dell'ossidiana mogano. Intanto magari una piccola anteprima ti farà piacere. E se ti dicessi che puoi avere contenuti nuovi ogni giorno? E se ti dicessi che gli interattivi settimanali quadruplicano, diventano 4? E se ti dicessi che presto alcuni dei temi e dei titoli di questi interattivi settimanali potrai sceglierli tu? E se ti dicessi addirittura che verranno incrementati i piccoli interattivi, quelli con la foto? La Lucerna di Cronos rinnova completamente i suoi contenuti. Da domani, dal 25 settembre, ogni giorno un contenuto completamente nuovo. E le sorprese non finiscono qua. Spero che questa preview ti abbia fatto piacere. Praticamente avrai Cronos tutti i giorni e vedremo come saranno accolti questi video che partono dal lunedì. La luna era i rituali sociali. Lo spirito della pantera rivendica il tuo potere. Allora, sono 3 carte interessanti, laddove la luna può parlare del viaggiare, può parlare dei sogni e delle ambizioni, ma anche della profonda intuitività o dell'arte o del lavoro in solitudine, così come può parlare anche del rimpiangere o magari dei sogni che abbiamo scoperto poi essere mutati in illusioni, insomma delle cose che ci hanno toccato nel profondo. La carta di Era, i rituali sociali, è una carta che si pone in maniera molto forte nei confronti della luna, perché laddove la luna resta molto diciamo su un piano di sogno, su un piano di illusione, su un piano di ambizione, la carta di Era invece è molto pragmatica, parla proprio dei rituali sociali, ovvero quei passaggi importanti.
quasi iniziatici che ci consentono poi di fissare delle tappe nella nostra vita. Il rituale sociale di Hera non è soltanto il rituale sociale inteso come matrimonio, inteso come qualsiasi altro tipo di rituale sociale, è proprio il passaggio nodale della nostra vita, quindi tu stai attirando un passaggio nodale che ti tocca nel profondo. Per alcuni può essere addirittura un passaggio iniziatico, e questo anche la carta della Pantera ce lo può dire. Rivendica il tuo potere, inteso qui come potere di riconnessione, quindi proprio anche un momento in cui la tua consapevolezza, la tua forza interiore, il tuo potere personale hanno un'impennata importante. Tuttavia la carta della Luna, la carta di Hera e la carta della Pantera ci dicono anche di rivendicare il tuo potere in quella che può essere magari una situazione potenzialmente importante per te, ma anche insidiosa, e che comporta appunto l'inserimento nel tessuto sociale, un lavoro che va a migliorare, che va ad accrescere, o magari una situazione che in questo momento non è chiara, sulla quale si porta chiarezza proprio per fissare un punto. Insomma, è un momento in cui sembri importi sulla società attorno a te, proprio per fissare un punto che sia congeniale a quelle che sono le tue aspettative. Potrebbe essere la rottura di una relazione che non funziona più, la rottura di un contratto che non funziona più, potrebbe essere il voler mettere in chiaro una situazione fra più persone, magari per un'eredità, magari per quella che è una causa legale, magari per quella che è anche una semplice litigata fra amici. Insomma, qui stai attirando la crescere del tuo potere personale con una conseguente decisione a livello sociale che ti porta comunque a metterti in luce e a portare anche in luce le tue qualità. Una battaglia che probabilmente devi combattere da solo o da sola, perché la Luna, ti ripeto, rappresenta chi porta avanti una via in solitudine. In alcuni casi i rituali sociali con la Luna e con la carta della Pantera mi potrebbero parlare di una persona che lavora con la comunicazione, con l'arte, con il bello, anche col make-up si può intendere. Quando si parla di arte si pensa spesso alla musica, alla pittura, ma qui ci può stare anche la persona che lavora con la bellezza del corpo, quindi la palestra, il make-up, e quindi anche il mettersi in luce in questo caso. Non so se si dice più un make-up, io non mi trucco, abbiate pazienza, però insomma avete capito. O anche col wellness in generale, è sempre un momento per mettere in luce le tue qualità sopra una situazione dove tu hai bisogno di emergere. Certamente fra tutte le situazioni che ti ho dipinto fino ad ora, quella che probabilmente mi risuona di più con queste tre carte è il non aver paura di far sentire la tua voce in una situazione che in questo momento non sembra funzionare come vuoi tu. Però ti ho dato anche altre varianti, andiamo a vedere col magnifico tarocco del Night Sun, per te che hai scelto la variante dell'ossidiana mogano, che cosa stai attirando nella tua vita. Può essere anche il mettere le cose in chiaro con un ex, Qui è proprio il chiarire, il chiarimento, che ti porta poi comunque ad avere un grande incremento del tuo potere alla fine, Un po' come togliersi una zavorra qua. Per te che hai scelto la variante dell'ossidiana mogano. Allora abbiamo il 7 di bastoni, sì, qui è proprio il 7 di bastoni, vedi, è un po' una carta che prevede sempre o quelle scelte che abbiamo subito, o anche in alcuni casi che abbiamo fatto subire, oppure è proprio la carta delle due parti, della causa legale, del litigio, qui è proprio il riuscire a portare su una direzione una situazione di disequilibrio importante, un po' a dettare la tua legge. 2 di bastoni, la carta del comando, la carta del dubbio, certo, ma che deve diventare determinazione, sì. Il 7 di spade, il mondo. Qui è il chiudere una situazione critica, assolutamente. Chiudere una situazione critica con un atto di volontà forte
che magari entra in conflitto anche con altre persone. Il classico caso di chi si trova male al lavoro, gli dicono, i colleghi gli dicono: ma guarda, ma cosa fai, ma perché lasci un posto? No, alla fine mi sono rotto le palle, basta, via, vado via. C'è un qualcuno che prende anche una decisione repentina, forse anche non condivisa dalle persone attorno, ma che chiude un periodo critico fondamentalmente. Con questa luna è proprio anche un viaggiare verso le proprie ambizioni. Il mondo è un voltare pagina anche fondamentalmente, ma anche potrebbe essere, se lo rimettiamo all'amore, potrebbe essere anche la chiusura di una storia dove appunto magari c'è una causa di divorzio in corso, quindi il trovare l'accordo, oppure addirittura proprio il chiudere una storia che comunque ha portato degli strascichi profondi, anche a livello mentale, un po' quelle situazioni che segnano, quindi non rimpiangi la persona ma hai paura di aprirti nuovamente. Qui c'è la risolutezza che rivendica il tuo potere e ti porta appunto a prendere una decisione e non a subirla. Vedi, il 5 di coppe è proprio un rinnovo affettivo. Il re di denari è una carta di fedeltà, però qui c'è un 7 di spade, quindi la fedeltà qui viene data ad una illusione, e il 6 di bastoni è una carta di trionfo, così come il mondo, però anche di inevitabili invidie. Allora, i casi continuano ad essere due. Il primo è quello di chiudere una situazione critica dove c'è una controparte, e il farlo con risolutezza ed in maniera anche abbastanza spiazzante e vincente verso l'altra parte, a dispetto di un 5 di coppe che può rappresentare una sorta anche di groppo alla gola prima di agire, e un'indecisione, un 2 di bastoni, un qualcuno che forse non vorresti ferire, un qualcuno che forse non vorresti allontanare, un'occasione che forse non vorresti completamente rilasciare perché magari per te in futuro può rappresentare un qualcosa di importante, ma al momento magari è una zavorra, un po' come questo 7 di bastoni ci dice, un qualcosa che devi subire. Un po' il caso, te l'ho detto prima, del lavoro che dici non mi va, però me lo faccio andare bene. Con questo 7 di spade c'è proprio, secondo me, il portare alla luce un po' tutta la conflittualità. Il 7 di spade è sempre una carta di forte determinazione, un po' di chi fa capocciate col fato, ma anche di conflittualità, o di persone addirittura che attorno a noi non sono proprio pulitissime, se non addirittura non sono consenzienti verso quello che è poi il nostro volere, l'inganno, ecco, fondamentalmente, che mi torna anche sulla luna e in parte mi torna anche sulla carta di Era, laddove dice bisogna avere le idee ben chiare su questi passaggi. Quindi qua probabilmente è il chiudere appunto questa situazione critica, non immune da confronti magari aspri con persone attorno a te, però con un re di denari probabilmente anche quella che è la fedeltà a te stesso, a te stessa, se non addirittura l'aiuto di un qualcuno che ti si pone come supporto o morale o fisico. In altri casi qui riesci a chiudere proprio una situazione potenzialmente nociva che un po' per te è una zavorra. La possiamo mettere su tutti i livelli: lavoro, eredità, situazioni legali, magari di divorzio, situazioni che si trascinano a livello emotivo, il pensiero dell'ex mai scordato, mai scordata per il dolore che ti ha dato. Ecco, qui c'è fare il piazza pulita un po' di queste suggestioni o di queste zavorre che ti inflazionano il cammino. Questa è la prima cosa che mi viene da dirti alla luce di queste carte. Se vogliamo andare in profondità, qui c'è un rinnovamento affettivo dato da un 5 di bastoni su un momento magari dove si rivendica anche la propria forza, dove ci si rimette in gioco, anche alla luce di un 7 di bastoni, che io ti ho dato le interpretazioni prima inerenti le due parti che si danno battaglia, però qualora si parli di interiorità nostra è proprio il riconoscersi, il vedersi riconoscere comunque una certa caparbietà e una certa anche grinta che ci permettono poi di primeggiare in quelle che sono poi le relazioni sociali, appunto. E quindi qui ci può essere magari un classico viaggio con l'incontro importante con una persona che viene a riportarti un po'
se sei singolo ovviamente, o anche se comunque vuoi dare una sferzata di novità a quella che è la tua vita sentimentale, qua c'è un incontro importante che non per tutti, secondo me, non è completamente sconosciuto. Qui potrebbe esserci l'amico o l'amica d'infanzia, potrebbe esserci la persona con cui magari c'è sempre stato un po' l'osservarsi, ma mai il prendere la decisione, con questo 2 di bastoni sopra. Potrebbe esserci la persona che magari si osserva o ci osserva di nascosto e non ha mai preso il coraggio. Ecco, qui il coraggio si prende, il re di denari è comunque una persona che sa amministrare le proprie energie e le proprie risorse, e il mondo è la carta della completezza, il 6 di bastoni è la carta comunque del successo, quindi anche dell'anima gemella volendo. Quindi qua ti dico, potrebbe esserci il riapparire nella tua vita di un qualcuno di importante per te, che non è l'ex o la ex che ti attua, ma non è il caso umano di turno. Qui è proprio un qualcuno a cui sei legato o legata, che magari rientra nella tua vita, forse anche in maniera improvvisa e magari per te improvvisa, magari in realtà ti sta cercando il modo di rientrare da tempo, sta cercando il come riapprocciarti da tempo, perché un 7 di spade mi parla anche di persona che agisce nell'ombra. In particolare potrebbe essere una persona che magari si è stata allontanata da te perché poteva aver avuto quella che è un coinvolgimento con altre persone che con te magari non avevano proprio una grande simpatia, quindi qualcuno che si è fatta trascinare all'epoca. Forse questo potrebbe essere un po', che ha un po' tradito la fedeltà che doveva più a se stesso, a se stessa che a te, perché qui io vedo una grande connessione. Però ecco, il riaffacciarsi di un qualcuno a cui tieni ce lo vedo. In generale è una stesa che io vedo più adatta per quanto riguarda il mettere il punto fermo a un qualcosa che ti turba, però ti ripeto, se la tua preoccupazione principale o la tua ambizione principale è di trovare chi ti completa, qua c'è questa possibilità. Ci vedo anche eventualmente quella che può essere una vittoria legale, certamente anche in questo caso un po' sudata, perché comunque anche qui con un 7 di spade sopra che viene un po' a inficiare tutto, viene un po' a dire guarda, il periodo è di sfide, le vinci sicuramente, però che ansia, non poteva essere un po' più leggero? No, qui c'è proprio la sfida e c'è proprio la capacità tua di gestire tutte quelle che possono essere le improvvise implicazioni di una sfida importante nel momento giusto. Il re di denari, ti ripeto, è chi sa dare valore alle opportunità e alle persone, quindi è un qualcuno che sa benissimo gestire anche la capacità di questo 7 di spade. Posso anche buttarti un'altra occasione, tanto poi c'è il riassunto, un'altra occasione di lettura. Se volessimo parlare a livello magico, dato che abbiamo una luna come carta iniziale, potremmo parlare di un qualcuno che forse potrebbe averti inviato un po' di negatività. Anche in questo caso, secondo me, riesci benissimo, perché qui vedi la carta del 6 di bastone, la carta di invidia, la carta del 5 di coppe, laddove non sia vista come ritorno di una persona cara, è comunque una carta che rappresenta sempre una certa idea di voler restare attaccati al passato, di voler anche forse controllare. Dato che qui c'è un 2 di bastoni, carta di dominio, mi dico, qui potrebbe esserci un qualcuno che magari nei casi più eclatanti può aver agito a livello magico, ma di poco fondamentalmente, secondo me, perché poi qua c'è comunque la tua vittoria, oppure può aver mandato forti negatività o addirittura può aver lavorato un po' di lingua, ovvero parlando male, mettendoti male, eccetera. Ecco, anche in questo caso vai a dare una sferzata completa a questa situazione, fai una pulizia completa, quindi stai attirando fondamentalmente una grande forza interiore che accresce il tuo potere, accresce le potenzialità, in qualche caso ti apre o ti riapre una storia che potenzialmente poteva nascere oppure magari si è arenata, ma alla quale pensi sempre, e in generale ti fa sfoltire quelle persone che per te sono molto pesanti, se non limitanti,
o addirittura che dichiaratamente ti sono ostili. Insomma, direi un bel periodo, stai attirando una crescita, una fortificazione di quello che è il tuo potere personale. Ci ho girato un po' intorno in maniera un po' creativa, quindi direi che un riassunto ci sta. Sintesi della variante numero 3. L'esercizio del tuo potere personale e la capacità di fare chiarezza sono i temi principali di questa terza variante. Fare chiarezza su un periodo di stagnazione, su una relazione che non funziona più, su una situazione triangolare, oppure magari per una causa o anche per un litigio che hai avuto con qualcuno. Metterai quindi nero su bianco il tuo volere e le tue intenzioni. Se lavori con l'arte, la comunicazione, il wellness, l'emergere di tue qualità o un'improvvisa ispirazione ti porterà un sensibile miglioramento e il riconoscimento di molte persone attorno a te. Un atto di volontà, una decisione improvvisa, una ispirazione del momento ti porteranno a chiudere una situazione critica e magari anche stagnante che per te comunque rappresentava o rappresenta una zavorra. È possibile che alcune persone disapprovino le tue scelte, vai avanti lo stesso. Il tempo saprà rendere giustizia alle tue scelte e dare a tutti in virtù del loro metro di giudizio. In sostanza, chi ti avrà biasimato dovrà rivedere le proprie posizioni. Per alcuni, questa decisione comporta anche un rinnovamento affettivo, in particolare se sei single. Il riaffacciarsi di un qualcuno nella tua vita, un qualcuno che in precedenza magari si era anche fatto o fatta sedurre da altre situazioni o con cui non era mai nato niente di continuativo, potrebbe avviare un'esperienza di coppia che nel tempo andrà a consolidarsi. In alcuni casi questa persona già ti osserva e attende il momento giusto per palesarsi. Bene, prima di chiudere andiamo a vedere che cosa ha da consigliarti il Woodland Wardens. Per te che hai scelto la variante dell'ossidiana mogano. La libellula e la viola. È una carta che fa riferimento alla forza mentale, come abbiamo visto qui, alla capacità di decidere, di mettere il pugno su una situazione, di chiudere un qualcosa di importante che ti ha limitato, che si esprime nella fisicità. In generale è un po', mi ricorda un po' per descrizione quella che può essere la carta dell'imperatore, dove questo personaggio veramente forte con la mente riesce poi a controllare e a direzionare quelle che sono le energie della materia. Ecco, in questo caso la vedo molto affine ed è una carta che parla appunto del riuscire a mettere mentalmente un punto fermo su una situazione e a ripartire in maniera costruttiva e anche in maniera produttiva in quella che è la materialità. Quindi qua ci dicono il tuo potere personale diventa molto più forte e poi si esprime nella materialità, lasciando dietro di sé quelli che possono essere eventuali fardelli o persone limitanti. Insomma, una bella crescita a tutto campo, secondo me. Qui non c'è una sfera precisa, qui penso che vada proprio ad influenzarti in generale la vita. Io ti auguro comunque ogni bene, ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Si conclude così l'appuntamento domenicale della Lucerna di Cronos. Da oggi un appuntamento che sarà più orientato verso la crescita personale, insomma interattivi più di ampio respiro, meno pragmatici. Per quello avremo 3 interattivi settimanali intermezzati da 3 micro interattivi, quelli con le foto che ho pubblicato talvolta sulla community e che hanno sempre riscontrato un buon successo.
Anzi, ti ringrazio perché le innovazioni portate in questo settembre appunto stanno riscontrando un buon successo. Ora, alcuni di questi interattivi nel tempo potrai sceglierli tu attraverso i sondaggi della community, i temi e i titoli da realizzare. Insomma, tutto è in movimento, ma ci sono anche altre sorprese, altri contenuti sui quali sto lavorando e che debutteranno forse un altro po' più in qua. Mi sembra che di carne al fuoco ce ne sia parecchia. Io ti ringrazio per aver visto questo video, se ti è piaciuto ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ci vediamo domani per il primo dei nostri video settimanali. Ciao! E se ti dicessi che puoi avere Cronos ogni giorno? Sai che palle! Gli interattivi del canale sono quadruplicati e se ti dicessi che puoi avere anche la nerchia, perché non mi viene a mente cosa devo dire. Gli interattivi del canale sono quadruplicati, vaffanculo! Sicché tra questi interattivi si vaffanculo. Si rinnova con una formula. Sto cazzo, è andata benissimo. Sarai tu a scegliere gli interattivi insomma, delle grandi novità per la Lucerna. Non ultimo sto cazzo. Vaffanculo, è venuta bene. 4 video settimanali, i piccoli interattivi sulla scheda community, vaffanculo. E se ti dicessi che sto cazzo. E se ti dicessi che puoi avere la nerchia lunga 1 chilometro? Contenuto. Ti do appuntamento quindi alla minchia, era venuto benissimo. Questi nuovi video incontrino il tuo favore. Saranno un po' più mistici, un po' più esoterico.